Can Yaman libero. Ma le voci non si placano, e questa volta nel vortice entra anche Demet Özdemir. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, se vi piacciono queste analisi senza filtri, iscrivetevi e sostenete il canale. La vostra presenza qui fa la differenza. Cari amanti del gossip, stanotte è scoppiata una tempesta che ha attraversato Istanbul, raggiunto i social e bussato alle porte dei salotti televisivi. Al centro, uno dei nomi più potenti della scena mediatica degli ultimi anni, Can Yaman. Attorno, un locale simbolo della movida, Ruby, a Ortaköy. In sottofondo, una domanda che brucia: quanto c'è di vero nelle voci su presunti stupefacenti? E una curiosità incontrollabile: che ruolo gioca Demet Özdemir in tutto questo? Perché, quando l'onda arriva, non travolge mai una persona sola? Questa notte, durante controlli a tappeto in uno dei punti caldi della notte di Istanbul, la situazione è esplosa in un lampo. Parole rimbalzate di bocca in bocca, per alcuni, un'operazione di routine, per altri, il preludio di una verità scomoda. In pochi minuti, i telefoni hanno iniziato a vibrare. Hanno trattenuto Can, che cos'è successo al Ruby, c'era Demet? E poi la frase che ha incendiato la timeline: droghe. Il resto è stato un domino di supposizioni, dirette Instagram improvvisate, tweet furenti, titoli sparati senza respiro. Una valanga di microstorie ha preso corpo, disegnando una narrativa instabile e tagliente. Sappiamo che Can Yaman è stato rilasciato in tarda notte. Ma la scarcerazione non ha messo fine a niente, anzi, ha aperto un capitolo ancora più rumoroso. Perché se esci da una stanza da cui tutti dicono che non saresti mai dovuto entrare, la domanda che rimane è: perché eri lì? A Ruby, quella notte, in molti giurano di averlo visto sereno, a suo agio, chiacchierare, ridere. Altri raccontano un cambio di clima improvviso, luci più fredde, mormorii, controlli capillari. E in quell'angolo di confusione, il sussurro diventato urlo: hanno trovato qualcosa? Un'accusa devastante, partita solo da fonti non ufficiali, da profili anonimi, da messaggi girati in DM come se fossero verità scolpite. Nessuna conferma formale, solo il passaparola digitale. Il dato certo, ripetiamolo, Can è uscito. Eppure il dibattito si è diviso in due fronti inconciliabili. Da una parte chi dice: se è libero, non c'è reato. Dall'altra, la libertà non è risposta a tutto. È in mezzo a questo muro contro muro che il nome di Demet Özdemir ha cominciato a salire. C'era? Non c'era? Che cosa ha fatto? Alcuni sostengono che, non appena è trapelata la voce dei controlli, Demet avrebbe contattato avvocati e persone di fiducia, tenendosi lontana dai riflettori ma vicina con il telefono e con i nervi tesi. Altri assicurano che abbia mantenuto il silenzio, limitandosi a monitorare ogni aggiornamento minuto per minuto. Non ha pubblicato stories, non ha lasciato commenti, e proprio quella quiete ha agitato ancora di più gli animi. Perché quando ami qualcuno esposto alla tempesta, ogni silenzio diventa un enigma. Ai social hanno aperto il loro tribunale. In poche ore, migliaia di post si sono accavallati, vecchie interviste ripescate, scatti di serate all'estero, dettagli minuti analizzati come se fossero prove. Un gruppo di utenti ha difeso a spada tratta: presunzione d'innocenza, ricordate, non distruggete una carriera con una notte di eccessi inventati. In parallelo, i profili più taglienti hanno affondato. Questa è solo la punta dell'iceberg, al Ruby non succede mai nulla per caso. In questa rissa digitale, i fan internazionali della coppia hanno fatto sentire la loro voce. Dall'Italia alla Spagna, fino all'America Latina, la rete ha vibrato di slogan: Can non è solo, Demet è la sua forza, aspettiamo i fatti, non le dicerie. È diventato globale in un istante, come sempre quando in ballo c'è una storia d'amore che ha stregato pubblico e media. E qui entra la parte scomoda della celebrità: quando accade qualcosa di grande, il passato risorge. Le immagini di Can come spirito libero, impulsivo, magnetico, le foto di Demet elegante, rigorosa, determinata, capace di dire la sua senza urla. La loro storia, con alti e bassi,
momenti in cui il destino sembrava unire e altri in cui la distanza professionale tirava nelle direzioni opposte. Il pubblico, nel bene e nel male, ha sempre visto in loro una miscela che scotta. Lui che accende, lei che contiene, lui che rompe gli schemi, lei che li reinterpreta con grazia. Per qualcuno questa alchimia li rende più forti, per altri è una fragilità esposta, basta una notte storta e tutto vacilla. Ma perché Ruby? Perché sempre lì? Ruby è una calamita per volti noti, un nome che spesso ritorna quando si parla di verifiche e locali sotto osservazione. Questa volta il suo nome è rimbalzato ancora più in alto perché incrociato con quello di Khan. E la domanda cattiva ha preso il volo: può essere un caso? C'è chi ha fatto elenchi dei presenti, chi ha provato a ricostruire gli spostamenti minuto per minuto, chi ha domandato se l'operazione fosse pianificata con largo anticipo. In poche ore, Ruby Ortakoi è diventato uno dei termini più cercati. Il locale è un palcoscenico, e quando entra la polizia, i riflettori si moltiplicano. Poi è arrivata la decisione che ha tagliato l'aria: Khan Yaman rilasciato. Per chi lo ama, è stato un sollievo. Per chi dubita, un motivo in più per insinuare domande. Perché trattenuto allora? Perché i campioni di capelli e sangue, è prassi per tutti? Le dirette sui social, i talk del mattino, i blog di settore hanno ripetuto gli stessi interrogativi. In tutto questo, l'assenza di una dichiarazione netta ha lasciato spazio alle interpretazioni. Le squadre di comunicazione hanno temporeggiato, scegliendo la via della prudenza. E Dimet? Silenziosa, composta, decisa a non gettare benzina sul fuoco. Alcuni l'hanno letta come strategia di crisi, non alimentare. Altri come sofferenza che chiede rispetto. Perché il dolore, a volte, sa stare fermo. La questione più spinosa riguarda il futuro. L'impatto su Khan Yaman non è mai un dettaglio. È un attore sotto contratto con progetti internazionali, forte di un pubblico devoto, capace di riempire piazze all'estero come pochi. Per alcuni analisti, il clamore potrebbe persino rafforzare quell'immagine ribelle e irresistibile che da anni lo segue, aumentando l'attesa per i suoi lavori. Per altri, produttori e sponsor fuori confine osservano con lente di ingrandimento, vigilano, prendono appunti, vogliono certezze. E Dimet? Anche lei è un brand, un volto di qualità, un simbolo di disciplina e charme. Le sue scelte, i suoi sì e i suoi no, hanno un peso. C'è chi sostiene che la tempesta la dipinga come roccia silenziosa, un punto di gravità per la coppia. C'è chi teme che questa onda la trascini dentro una narrazione che lei non ha mai voluto, quella dell'eterna salvatrice. La verità, forse, sta in una sfumatura: entrambi hanno imparato a navigare le maree della fama. Hanno vissuto le interpretazioni forzate, i flash implacabili, i giudizi a prescindere. Questa notte non li ha cambiati. Li ha solo costretti a scegliere, ancora una volta, come mostrarsi. E se il messaggio, per ora, è il silenzio, significa che la risposta necessaria non è uno slogan, ma un tempo. Intanto, i fan organizzano hashtag in più lingue, inviano messaggi di coraggio, ricordano momenti condivisi. Qualcuno ricorda un'intervista in cui Dimet definiva la calma come un atto di forza. Qualcun altro sottolinea come Khan sappia voltare pagina con una determinazione feroce. C'è un particolare che ha acceso ulteriormente i curiosi: la tempistica. Il blitz è arrivato in una serata affollata di volti conosciuti, con fotografi pronti all'angolo. Pura coincidenza o calendario calcolato? Nessuno lo dice, tutti lo sospettano. E quando i sospetti si intrecciano con i sentimenti, il racconto si fa romanzesco. Dimet è stata la prima a sapere? Hanno litigato? Si sono stretti la mano all'uscita? Di certezze ce n'è una sola: all'uscita di Khan, l'aria era ancora carica. Una tensione che non si dissolve con un documento firmato, ma che si scioglie solo quando il pubblico percepisce una storia coerente. Quella storia, ora, la stanno scrivendo insieme, anche non parlando. Nel frattempo, i profili di gossip cercano nuove angolazioni. C'è chi prova a collegare serate lontane, fotografie sgranate, vecchi racconti. È la legge del mestiere:
Quando il caso scotta, l'archivio si riapre. Eppure, il tempo spesso fa giustizia, quello che non sta in piedi, crolla. Così, la narrazione che adesso tenta di incollare un'etichetta a vita potrebbe sgretolarsi con un post, un comunicato, o una scelta precisa di apparire insieme al momento giusto. In molti scommettono su una mossa condivisa, una frase di Khan, uno sguardo di Dimet, un messaggio breve e chirurgico. Niente di eclatante, tutto di essenziale. C'è un aspetto, infine, che non va sottovalutato, la responsabilità del pubblico. La curiosità è il carburante del gossip, ma la fretta è il suo nemico. In mezzo alle urla, un sentimento si è fatto largo, l'affetto per una coppia che ha già dimostrato di saper stare in piedi anche quando il vento cambia. Per alcuni, quanto accaduto è la versione moderna di una stonatura che domani sarà dimenticata. Per altri, la prima pagina di un romanzo ancora da scrivere. La sola certezza è che la storia non finisce qui. I social sono ancora accesi, i programmi del pomeriggio hanno già preparato gli approfondimenti, e le squadre di comunicazione misurano le parole con il contagocce. Abbiamo ripercorso, passo dopo passo, il clamore partito da Ruby, l'operazione notturna, il nome di Kenyoman trascinato nell'occhio del ciclone, la scarcerazione che non ha messo fine alle domande, e il modo in cui Dimet Özdemir è entrata nella scena, senza bisogno di comparire. Dentro, una verità che conosciamo tutti. La fama presenta il conto, i social accelerano i processi, i titoli si mangiano le sfumature. Eppure, tra grida e bisbigli, resta una prospettiva più ampia, la resilienza di chi sa che l'immagine non è solo in ciò che succede, ma in come scegli di rispondere. Khan e Dimet, per ora, hanno scelto di respirare. Il resto verrà a tempo debito. Qual è la vostra lettura? Il caso è stato gonfiato o stiamo assistendo all'inizio di qualcosa di più complesso? Scrivetelo nei commenti e restate con noi. Su Celebrita dalla Turchia vi porteremo gli sviluppi, senza filtri e senza fretta. Perché le storie, quelle vere, hanno bisogno di respiro.